Il primo peccato è stato voler fare 3 film da un libro di solo 300 pagine. Il secondo peccato è stato voler fare un film intero su una battaglia che nel libro dura poche pagine. Il terzo peccato... Beh, avete capito qual è. Ma insomma, in questo video parliamo della battaglia finale dei film dello Hobbit, la battaglia delle 5 armate. Ovviamente questa è infarcita di soluzioni poco realistiche nel film e non avrebbe senso, come ho fatto in altri video, dire come avrei fatto a vincerla con strategie realistiche. Invece in questo video vedremo come si sarebbe potuta mettere in scena una battaglia dei 5 eserciti un po' più sensata e probabilmente anche più interessante rispetto a quella del film in alcune parti. Per prima cosa parlerò solo della versione della battaglia nel film di Peter Jackson del 2014. Questo perché è molto diversa dalla versione del libro di cui parlerò poi in una seconda parte del video. Ne ho già fatti altri su delle battaglie del Signore degli Anelli che penso alcuni di voi hanno visto e in quei video ho preso le parti di un esercito per portarlo alla vittoria con strategie più credibili di quelle usate nei film. In questo caso però non avrebbe molto senso fare la stessa cosa, infatti come vedremo più volte gli orchi di Azog avrebbero dovuto vincere praticamente sempre con strategie realistiche. Ma penso che tutti concordate con me sul fatto che questa battaglia è stata messa in scena con tanti punti molto meno credibili delle battaglie dei film del Signore degli Anelli. È stata anche allungata a dismisura per riempire 1 ora e 40 circa di film. Quindi in questo video vi proporrò una mia versione della battaglia che pur mantenendo molti degli elementi originali risulta comunque molto più credibile e molto più simile a una vera battaglia medievale. Ovviamente lo so che Peter Jackson aveva dei tempi da rispettare, delle scene da inserire, quindi non è una critica sterile al film in sé, ma è un modo per riattraversarlo insieme, ipotizzando però una versione migliorata almeno dal mio punto di vista. Una versione in cui comunque non mancherebbero scene epiche belle da vedere che poi vi descriverò. Nei commenti potete anche mettere la vostra diversione come avete fatto per altri video, così sarà ancora più divertente confrontarle e parlare dei vari punti insieme. Nel video non criticherò aspetti fantastici o se gli eroi protagonisti compiono imprese quasi sovrumane, questo è un elemento tipico del genere fantasy e se no non avrebbe senso parlarne. E non vedremo più di tanto le imprese dei singoli, ma le strategie degli eserciti e le scelte spesso assurde dei comandanti. Per le forze in campo di questa battaglia nei film vi riporto i numeri che sono stati resi noti dalla Weta Digital, che è l'azienda che ha curato gli effetti speciali del Signore degli Anelli di Peter Jackson. Nella battaglia del film ci sono 10.000 elfi silvani di Bosco Atro guidati da Thranduil, che sono il primo esercito. Poi ci sono 7.000 nani dei Colli Ferrosi guidati da Dain, che sono il secondo esercito. Poi ci sono 3.000 miliziani di Ponte Lago Lungo, inclusi 100-200 civili e tra le 20 e le 50 guardie che sono guidati da Bard e sono il terzo esercito. Poi nel film ci sono Gandalf e Bilbo e alla fine arrivano pure Radagast e Beorn con 10 grandi aquile. Gli orchi invece hanno 2 eserciti. Il primo è l'esercito di Azog che guida 30.000 orchi di Dol Guldur. Il secondo è l'esercito di suo figlio Bolg che porta 10.000 orchi da Gundabad e che comunque obbedisce sempre agli ordini di Azog. Azog ha anche a sua disposizione delle forze speciali che sono 40 orchi berserker, cioè degli orchi d'elite più forti degli altri, 25-30 troll da guerra, 55 o 60 mezzi troll, 450 mercenari goblin, 100 mannari, 900 pipistrelli di Gundabad e per finire 3 mangiaterra o draghi mannari, che sono i vermi in stile Dune. Insomma, gli orchi hanno una forza impressionante. La battaglia nel film si combatte nella valle di Dale e alle pendici di Erebor, la montagna solitaria, e possiamo ipotizzare che duri un giorno come nei libri. Poi possiamo dividere questa battaglia del film in 9 fasi e adesso le vedremo una per una con tutti i loro punti forti e soprattutto con tutti i loro tanti problemi.
La prima fase in realtà sono le premesse della battaglia. Nel film elfi e uomini sono alleati e decidono di assediare Thorin, che è sopraffatto dalla sua avidità e non vuole condividere il successo di aver riconquistato Erebor dal drago Smaug. Thranduil è così determinato a recuperare delle gemme che ignora completamente gli avvertimenti di Gandalf sull'avvicinarsi dell'esercito di orchi. Quindi elfi e uomini sanno dell'arrivo degli orchi, ma si interessano prima a Erebor, una cosa non molto furba. Poi già a livello di tattiche militari vediamo che gli elfi e gli uomini si piazzano sotto a Erebor con un grande esercito di fanteria, che non so come dovrebbe riuscire a assediare la città e a cederci, visto che la città è costruita dentro la montagna e è sbarrata da pietre imponentissime. La gente di Ponte Lago Lungo ha nelle sue file anche tante donne e penso che ce le hanno messe solo per inserire qualche donna guerriera. Ma la cosa non ha molto senso neppure nel film stesso, infatti poi a Dale ci sono rifugiate altre donne e non so perché alcune combattano e altre possano stare in città, non chiedetemi come hanno selezionato le due categorie. Comunque prima che gli elfi vadano effettivamente contro Erebor, mentre stanno ancora facendo delle trattative con Thorin, arriva Dain, che è il cugino di Thorin con il suo esercito di 7000 nani. È stato chiamato in aiuto proprio da Thorin con un corvo messaggero. Visto che i nemici sicuramente non vogliono arrendersi, Dain ordina una carica di cavalleria. I suoi nani cavalcano degli arieti, cioè proprio gli animali, non le macchine da guerra, e scendono da una collina contro gli elfi. Thranduil risponde facendo tirare ai suoi arcieri. Ho già spiegato in tanti video che nella realtà gli arcieri non tiravano tutti insieme come in una coreografia. Ma ok, comunque è una risposta tatticamente sensata. Però i nani hanno pensato già prima della battaglia a una contromisura. Infatti con delle baliste lanciano dei dardi con lame rotanti che tagliano le frecce elfiche. E per chi se lo sta chiedendo, no, non funzionerebbe nella realtà questa specie di scudo missilistico medievale. Bisognerebbe lanciare a un'altezza precisissima, in un momento precisissimo, appunto come per uno scudo missilistico, e tantissime frecce non rientrerebbero nel cono creato dalla rotazione delle lame, e quindi sarebbe una contromisura inutile. Però qui alla fine è una trovata scenografica bella da vedere che bilancia le frecce elfiche. Il problema è che poi ci saranno molte altre trovate meno interessanti. Thranduil però ordina un'altra raffica di frecce e i nani ricalibrano subito la posizione delle baliste e sparano ancora altri dardi. Qui ormai siamo al limite dell'assurdo perché non solo i nani hanno azzeccato subito la nuova posizione che abbiamo detto è praticamente impossibile, ma hanno anche ricaricato delle baliste enormi nello stesso tempo in cui gli arcieri elfici hanno incoccato le loro frecce, una cosa sicuramente impossibile nella realtà. Per qualche motivo strano poi Thranduil non ordina un terzo lancio di frecce che invece sarebbe stato utile. Infatti magari stavolta i nani sbagliavano posizione dei dardi e poi a questo punto i nani non avrebbero più potuto tirare i loro dardi senza colpire la loro stessa cavalleria che aveva raggiunto la prima linea degli elfi. Infatti questi dardi alla fine arrivano anche a terra uccidendo i soldati. Invece Thranduil ormai aspetta semplicemente la carica degli arieti nanici. E qui gli elfi preparano un muro di scudi che all'ultimo momento inclinano facendoci quasi scivolare sopra gli arieti dei nani. Penso che nella realtà gli arieti si sarebbero fermati davanti alle lance e per la cavalleria sarebbe stato molto più sensato provare a accerchiare la formazione degli elfi. Ma comunque il risultato di questa carica è irrilevante nel film stesso. Infatti adesso gli elfi si posizionano in delle formazioni a semicerchio per farci entrare dentro gli arieti e per poi accerchiarli e ucciderli. Questa è una strategia anche realistica contro la cavalleria, infatti poi gli arieti praticamente muoiono tutti. La cosa scandalosa, oltre ai dardi irrealistici, è che questa parte della battaglia non serve a niente in realtà. I nani non useranno più le baliste e le cavalcature le ritroveremo solo attaccate a dei carri. Infatti la battaglia si trasforma in uno scontro di fanteria, ma qualcosa sta per succedere. Infatti inizia una terza fase della battaglia quando arriva un terremoto e gli elfi e i nani si fermano stupiti.
Sulle pendici montuose all'ingresso della valle compaiono 3 mangiaterra, ovvero i vermi di Dune, e fanno 3 grossi buchi da cui poi usciranno gli orchi. Penso che in tanti avete già capito che qua la battaglia potrebbe essere finita. Infatti con quei 3 vermi capaci di perforare le montagne, Azog avrebbe potuto sbriciolare i nemici. Quindi qui Azog ha già vinto, ma no, lui ha fatto bucare ai vermi solo le montagne, per combattere con gli orchi, se no come la riempiamo la prossima ora e mezza di film? Ma va bene, sospendiamo l'incredulità su questo, ma qui il film esagera in quanto ha scelte pessime. Infatti per tutta la battaglia Azog comanderà il suo esercito dalla cima lontanissima di un'altura che si chiama Colle Corvo, e lo farà con dei segnali tramite una specie di cartello stradale di legno. Dalla prima volta che ho visto questo film, questa è una delle cose che mi è rimasta più impressa in negativo perché mi sembra totalmente ridicola e fuori posto in questa battaglia. Ogni tanto inquadrano questi cartelli dritto a sinistra, dritto a destra e noi del pubblico dovremmo avere una qualche reazione, ma non si riesce nemmeno a intuire che cosa questi cartelli indichino, ma lasciamo perdere. Anche a livello logico è assurdo che un comandante riesca veramente a tenere disciplinato il suo esercito e a reagire a quello che succede stando così lontano dal campo di battaglia. E quando l'ha montata la segnaletica lassù senza farsi vedere dagli elfi, non so che avevano bevuto né alla sceneggiatura né al reparto grafico il giorno che hanno deciso di piazzare Azog quassù con questa segnaletica da vigile urbano. È anche un'occasione sprecatissima per il personaggio che sta per tutta la battaglia lassù e che infatti nel film non brilla per niente secondo me. Se l'avessero messo più vicino ai suoi uomini, magari come il comandante Uruk al fosso di Helm, e i segnali fossero stati dati con delle spaventose bandiere, sarebbe stato molto più realistico e anche molto più bello da vedere. Immaginatevi corni che risuonano e poi un orco che alza una bandiera rosso sangue folle di voglia di combattere. Invece beccatevi Azog, vigile urbano. A questo punto di colpo elfi, nani e uomini decidono che il nemico sono gli orchi, anche se Gandalf li aveva già avvertiti che sarebbero arrivati, quindi potevano pensarci prima. Dain manda i suoi nani a contrastare l'esercito degli orchi e anche loro fanno un muro di scudi. È una tattica veramente usata nel Medioevo, se vi interessa gli ho dedicato un video apposito, anche se in questa battaglia è un po' troppo frequente perché è già il secondo muro che vediamo in pochi minuti. Gli elfi intanto rimangono immobili, come se Thranduil avesse ordinato di non attaccare, in tanti come Bilbo osservano la cosa stupiti. A livello tattico la scelta dei nani non è un granché. Infatti la loro linea di scudi è troppo corta perché loro sembrano in pochi, anche se in teoria dovrebbero essere ancora in tanti. Comunque si vede bene dalle scene del film che gli orchi potrebbero aggirare la linea sui lati e circondare i nani, che è la vera strategia che avrebbe usato in questo caso un esercito medievale che era in superiorità numerica come quello degli orchi. Ma invece che fanno gli orchi? Caricano dritto per dritto come un treno perché non possiamo perderci un'altra bella carica da film. Ma qui arriva la scena epica e lo so che tutti la conoscete. Da dietro il muro di scudi dei nani saltano gli elfi che vanno a massacrare gli orchi. Non fraintendetemi, è una scena bellissima da vedere e per me è una delle più belle di tutta la trilogia dello Hobbit, la rivedrei 1.000.000 di volte. Ma ovviamente non è realistica. Come hanno fatto gli elfi che stavano fermi e in teoria avevano l'ordine di non partecipare a raggiungere i nani che si stavano posizionando di corsa? Perché invece di saltare non hanno notevolmente allungato sui fianchi il muro di scudi dei nani che poteva essere accerchiato? E soprattutto perché saltano davanti alle lance dei nani? Sono cretini proprio. Infatti le lance dei nani stanno lì per incontrare la carica degli orchi, verranno infilzati pure loro. Ma tutta la coreografia in realtà serve solo per trasformare la scena in una controcarica dei nani e in una bella mischia dove nani e elfi sembrano in vantaggio. A questo punto inizia la fase 5 della battaglia, che è il primo filler abbastanza evidente. Azog, il vigile urbano, dà il segnale di mandare degli enormi troll corazzati, mentre i nani rispondono con dei carri da guerra.
A parte il fatto che un carro verrà usato dopo per l'impresa solitaria di alcuni compagni di Thorin, qui i carri creano solo un po' di scompiglio ma non servono a granché. Infatti evidentemente sono troppo pochi per cambiare l'esito della battaglia e magari un vero esercito si sarebbe presentato con tanti più carri per fare la differenza. Se sono così pochi sarebbero stati più utili come ultima risorsa in dei punti in cui le linee fossero state sfondate. Ma ovviamente Azog, che è un genio, si fa attirare da questa tattica irrilevante e manda contro i carri dei mezzi troll, così tutti insieme perdiamo un po' di tempo a vedere i mezzi troll che acchiappano i carri. In questo punto notiamo che a parte qualche tiro degli arcieri elfici, quasi tutti i combattenti ormai caricano senza ragionarci più di tanto. Ma il meglio sta per arrivare perché Azog si sente in vantaggio e dice che i nemici non possono combattere su due fronti, quindi apre un fronte sulla città in rovina di Dale. Anche se poi il fronte di Dale diventerà rilevante nella battaglia, questo è un po' un altro mezzo filler perché non cambierà più di tanto gli equilibri. Secondo me se chiedevate a Azog perché doveva aprire questo fronte vi avrebbe risposto «Non lo so, me l'hanno detto gli sceneggiatori». Infatti è una decisione insensata. Azog ha un intero nuovo esercito che è quello di Bolg da Gundabad e potrebbe mandarlo a schiacciare definitivamente elfi e nani. Invece no, perché non sprecarlo attaccando una città che poteva conquistare benissimo dopo aver ucciso qualunque guerriero vivente. Gandalf dice che Azog vuole tagliarli fuori, quindi ipoteticamente la mossa potrebbe servire per impedire dei rinforzi e dei rifornimenti. Gandalf è uno che spesso dice cose più giuste degli altri, ma anche questo è sbagliato perché c'è proprio la collina da cui è arrivato un intero esercito, l'esercito di Dain. Ma gli orchi non la bloccheranno mai per tutto il film, quindi non hanno tagliato nessuna linea di rinforzi e di rifornimenti. Gli orchi mettono in campo anche troll con trabucchi sulla schiena e un troll che sfonda le mura con una testata, tutto per entrare a Dale da un lato della città. Nel frattempo però gli uomini guidati da Bard riescono a rientrare a Dale per il ponte principale per aiutare alcune difese rimaste lì e attraversano indisturbati la valle dove si sta svolgendo la battaglia. Questo sarebbe stato totalmente impossibile nella realtà, sicuramente gli orchi gli avrebbero impedito di tornare indietro se il loro obiettivo era conquistare Dale e avrebbero anche dovuto bloccare prima il ponte di Dale. E così appunto abbiamo l'occasione per un altro bel pezzo di battaglia filler lontano dal campo principale. Molti uomini di Bard non hanno neanche delle armature e devono affrontare degli orchi ben armati e presumibilmente esperti. Invece non si sa come, ma in certi momenti sembra che siano sullo stesso livello. Poi Bard che salva la sua famiglia uccidendo un mezzo troll, buttandosi giù per un sentiero in discesa con un carretto, è la ciliegina sulla torta di questa parte a Dale. A questo punto anche Thranduil ha un'idea geniale, pensa di portare via i suoi elfi dal campo di battaglia verso Dale. In parte vuole aiutare gli uomini, in parte vuole ritirarsi verso casa sua, comunque adesso trova degli orchi sul ponte principale di Dale che uccidono il cervo che cavalcava. Ovviamente nella realtà anche per lui sarebbe stato molto difficile scappare dalla mischia e arrivare a questo ponte senza uccidere ogni orco, non si scappa così facilmente da una battaglia. Ma soprattutto riescono a scappare anche altri suoi elfi e c'è da dire che non si capisce mai quanti sono. All'inizio abbiamo visto che dovrebbero essere 10.000 e sembrano effettivamente 10.000 nella parte iniziale in cui combattono i nani, ma poi si sparpagliano e sono sempre dei piccoli manipoli e non sembrano mai più quel grande esercito. Poi non ha senso provare a prendere una città che ormai è piena di orchi e ha ancora meno senso dividere le forze sul campo principale quando si sta già in inferiorità numerica. In questo punto Azog avrebbe vinto di nuovo di sicuro la battaglia, almeno per la seconda o terza volta, ho perso il conto. Infatti almeno anche nel film dice che i suoi avversari non possono tenere la città e che i nani sono quasi del tutto finiti. Infatti ormai la situazione diventa disperata, vediamo un battaglione di orchi sterminato e Dain ordina la ritirata verso le mura di Erebor, disimpegnando temporaneamente le forze di Azog.
Di tutti i comandanti, Dain alla fine sembra l'unico che capisce veramente qualcosa di guerra, oltre a Gandalf, che vabbè è quasi sempre la voce della ragione. All'interno delle mura di Dale anche Bard ordina una ritirata verso l'interno della città, ma questo non cambierà più di tanto gli equilibri. A questo punto Thorin, dentro Erebor, rinsavisce dalla sua pazzia e si convince a scendere in battaglia insieme agli altri nani. Lo vediamo in tante scene vestito con una bella armatura regale nanica, e anche gli altri nani si mettono delle armature pesanti e vistose in una scena apposita prima della battaglia. Ricordatevi bene questo dettaglio, perché adesso ci torniamo. Azog pensa di aver vinto e lancia l'assalto finale. I nani di Dain formano una nuova linea semicircolare davanti a Erebor, un posto dove probabilmente avrebbero dovuto mettersi fin dall'inizio. A questo punto, al suono di un enorme corno, una campana dorata gigante sfonda il muro davanti a Erebor e crea un ponte precisissimo per farci passare Thorin e i suoi, che emergono dalla montagna senza armatura. Cioè li abbiamo visti mettersi le armature uno per uno e vanno in battaglia con una cotta di maglia al massimo. Si dice che c'è un motivo per cui le hanno tolte, ovvero che gli attori non sarebbero riusciti a fare bene queste scene action con quelle armature ingombranti addosso. Mi sembra credibile, però toglie molto al realismo del film. Forse se gli avessero fatto fare meno combattimenti pieni di piroette avrebbero potuto indossare le armature. Nella realtà questi 13 nani senza armatura, per quanto eroici, non avrebbero fatto molta differenza e anzi avevano appena aperto a chiunque la via per entrare a Erebor. Ma qui l'intervento di Thorin non solo alza il morale, ma alza anche i numeri dei combattenti. Di colpo vediamo nelle scene che i nani, da pochissimi che erano, diventano tantissimi e si mettono in una formazione a cuneo per caricare contro gli orchi. La formazione alla fine è anche realistica e poteva anche essere usata dalla fanteria, ma il problema è che funziona perché i nani si sono magicamente moltiplicati. Anche gli uomini dentro la città da questo punto cominciano a ribaltare la situazione, senza però nessun motivo. Da qui in avanti entriamo nell'ultima fase della battaglia, che vedremo ormai pochissimo perché tutto si trasforma nella missione di Thorin e dei suoi. Infatti Dain dice che spera che Thorin abbia un piano, e il suo piano è andare a uccidere Azog, così la smette di fare il vigile urbano. Qui penso che tutti sapete che c'è la più alta concentrazione di scene assurde e ridicole. Un carro con pochi nani per andare a Colle Corvo sbaraglia un'intera divisione di orchi e fa anche tutto un tragitto lunghissimo. Ha pure in cima una bella balestra a ripetizione per non farci mancare niente dall'arsenale di armi che possono stare bene in un fantasy. Poi ci stanno altre scene comiche e le 1000 acrobazie di Legolas contro Bolg veramente imperdibili. Alla fine, dopo una lunga sessione di nascondino, Thorin trova Azog e i due si uccidono a vicenda facendosi fregare una volta per uno in un modo non molto intelligente. La battaglia appunto rimane in secondo piano e finisce nell'unico modo in cui potrebbe finire, cioè con un Deus ex machina, perché neanche nella fantasia più estrema gli orchi avrebbero potuto perdere senza un qualche aiuto quasi soprannaturale dall'esterno. Infatti arrivano le grandi aquile che sono praticamente l'esempio da manuale del Deus ex machina con Radagast e Beorn, e in poche scene la battaglia è vinta di colpo. Questa che vedete è l'espressione di Bilbo e di Gandalf dopo la battaglia, e anche noi spettatori possiamo condividerla. Ma adesso vediamo la versione del libro di Tolkien, anche perché alla fine io riprenderò degli elementi anche da qui unendoli in una nuova versione. Nel libro è una battaglia che, come dicevamo all'inizio, copre poche pagine e anche dei contingenti molto più ridotti. Gli elfi hanno 1000 lancieri e diverse centinaia di arcieri, i nani dei Colli Ferrosi sono circa 500 e gli uomini sono poche centinaia. I due eserciti nemici invece sono un esercito di orchi e uno di mannari, e tutti e due sono guidati da Bolg perché nel libro Azog è morto da un pezzo. Tolkien non dà un numero preciso per gli orchi, ma sono sicuramente più dei loro avversari, possiamo ipotizzare che siano diverse migliaia.
Non hanno i vermoni mangiaterra, quindi non hanno vinto fin dall'inizio, ma hanno comunque i pipistrelli e degli orchi d'élite che sono le guardie del corpo di Bolg e che hanno anche una certa importanza. Questa versione della battaglia ha solo 6 fasi principali, infatti non ha bisogno di filler. La prima fase sono sempre le premesse, che più o meno sono le stesse del film, ma nella seconda gli elfi stanno per combattere con i nani di Dain, ma non fanno in tempo perché cala una buia tempesta e arrivano subito i goblin. Nello Hobbit Goblin viene usato anche come alternativo di orchi, quindi non è una differenziazione molto importante. Ma insomma i Goblin sono arrivati di sorpresa perché hanno marciato sottoterra e al buio. Neanche i corvi furono a conoscenza del loro arrivo finché essi non uscirono nelle terre desolate che dividevano la montagna solitaria dalle colline retrostanti. Scrive Tolkien, è impossibile dire quel che ne sapesse Gandalf, ma è chiaro che non si era aspettato un attacco così improvviso. Quindi nel libro Gandalf elabora rapidamente un piano. La loro sola speranza era di attirare gli orchi nella valle, tra i contrafforti della montagna, e di poter essi stessi occupare i grandi speroni che si sporgevano a sud e a est. Questo poteva però essere pericoloso se gli orchi fossero stati in numero sufficiente da invadere la montagna stessa, così da attaccare contemporaneamente da dietro e da sopra, ma ormai non c'era tempo per fare un altro piano o per chiedere aiuto. Quindi l'idea è di mettere l'esercito ai 2 lati della montagna di Erebor, sui 2 speroni della montagna che costeggiavano la valle che conduceva alla grande porta. 500 nani e circa 200 uomini si schierano su uno sperone e oltre 1000 elfi sull'altro, mentre un'avanguardia di pochi coraggiosi si schiera all'imboccatura della valle. Lo fa per attirare i goblin tra i 2 speroni della montagna e quindi per sconfiggerli. Bilbo Baggins, Gandalf e alcuni elfi stanno a Colle Corvo, dove qui non c'è nessun Azog vigile urbano. Qui la strategia è molto più banale ma anche più sensata. Effettivamente gli orchi e i mannari arrivano e vengono attirati dall'avanguardia. Gli eroi dell'avanguardia muoiono in tanti ma riescono a attirare gli orchi tra i 2 speroni. Poi gli elfi furono i primi a caricare. Il loro odio contro gli orchi è freddo e spietato. Lance e spade brillavano nella penombra con un gelido bagliore di fiamma. Tanto mortale era l'ira delle mani che le reggevano. Appena le schiere nemiche si infittirono nella valle, essi scagliarono una pioggia di frecce e ciascuna guizzò volando come un fuoco pungente. Dietro le frecce 1.000.000 dei loro arcieri strisciò giù e caricò. Le urla erano assordanti, le rocce erano macchiate di nero dal sangue degli orchi. Proprio mentre questi si riprendevano dall'assalto furioso e la carica degli elfi si arrestava, attraverso la valle si levò un ruggito roco. Con grida i nani dei colli ferrosi si lanciarono all'attacco sull'altro lato, brandendo le loro piccozze, e dietro di essi venivano gli uomini del lago dalle lunghe spade. Il panico si impadronì degli orchi, e mentre si voltavano a fronteggiare questo nuovo attacco, gli elfi caricarono di nuovo con maggiore impeto. Già molti orchi fuggivano giù per il fiume per sfuggire alla trappola, e molti dei lupi gli si rivoltavano contro e squarciavano morti e feriti. Qui abbiamo alcune cariche di elfi e nani per uccidere gli orchi caduti in trappola, e Tolkien nota anche che alcuni mannari si ribellano perché appunto gli animali in battaglia vanno controllati, non come nel film che gli arieti obbediscono alla cieca anche se vengono lanciati contro un muro di scudi. Tuttavia, a causa della loro superiorità numerica, i popoli liberi alleati non mantennero a lungo il vantaggio, scrive Tolkien entrando in una nuova fase della battaglia. La seconda ondata fu persino peggiore della prima, e a causa del loro numero elevato molti goblin scalarono la montagna dal lato opposto e iniziarono ad attaccare le forze schierate dall'alto e da dietro, mentre l'ondata principale avanzava. Pareva che la vittoria fosse a portata di mano quando un grido risuonò sulle alture sovrastanti. Una parte degli orchi aveva scalato la montagna dall'altro lato e molti erano già sui pendii sopra la porta, e altri ancora scendevano a fiotti incuranti del pericolo, senza badare a quelli che cadevano gridando da rupi e precipizi per attaccare gli speroni da sopra.
Ognuno di questi poteva essere raggiunto dai sentieri che correvano giù dal massiccio centrale della montagna, e i difensori avevano troppi pochi soldati per poter sbarrare loro la via. Svaniva ora ogni speranza di vittoria. Avevano solo arginato il primo assalto furioso della Nera Marea. Le ore passavano, gli orchi si raccolsero di nuovo nella valle, ed ecco che una schiera di mannari arrivò in cerca di preda, e con essi arrivò la guardia del corpo di Bolg, grandi orchi dalle scimitarre d'acciaio. Anche qui gli orchi usano una strategia sensata, essendo di più aggirano gli eserciti nemici da un'altra parte della montagna e ribaltano facilmente la battaglia. Bard combatteva ora per difendere lo sperone orientale e retrocedeva a poco. I nobili elfi resistevano attorno al loro re sullo sperone meridionale, vicino al posto di guardia di Colle Corvo. In questo momento disperato, come nel film, emergono Thorin e i suoi 12 compagni nani. Avevano abbattuto una sezione del muro di pietra che avevano eretto all'ingresso, uccidendo molti goblin. Tolkien scrive esplicitamente che cappuccio e mantello erano spariti, erano tutti rivestiti di abbaglianti armature, infatti erano coperti dalle migliori armature e armati con le migliori armi di Erebor. Proprio come nel film, Anche qui la carica di Thorin alza il morale, molti nani, uomini e elfi si uniscono a lui anche dai fianchi della montagna, però qui non moltiplica i numeri. Infatti, man mano che la valle si allargava, l'attacco di Thorin si faceva meno impetuoso. La sua schiera era troppo poco numerosa, i suoi fianchi erano scoperti. Presto gli attaccanti vennero attaccati e furono stretti in un gran cerchio, fronteggiati da ogni lato, circondati da orchi e lupi che tornavano all'assalto. Le guardie del corpo di Bolg vennero urlando contro di loro e si precipitarono sulle loro file come ondate contro scogli che si sgretolano sotto la loro furia. I loro amici non potevano aiutarli, poiché l'attacco dalla montagna era rinnovato con raddoppiato vigore e su entrambi i lati uomini ed elfi stavano lentamente per venire sconfitti. Insomma, Thorin non riesce a sfondare contro le grandi guardie del corpo di Bolg e i suoi pochi uomini vengono circondati, una cosa pienamente sensata. Anche qui comunque a questo punto devono arrivare le aquile, se no gli orchi avrebbero vinto, e Bilbo fa in tempo a vederle prima che una pietra gli cada in testa e prima che lui svenga senza conoscere il resto della battaglia. Bilbo nel libro aveva anche indossato l'anello per diventare invisibile, per cercare di non essere colpito, anche se si era preso comunque questa pietra in testa alla fine. Dopo gli racconteranno com'è andata a finire la battaglia. Le aquile non ci misero molto a liberare la montagna solitaria e gli elfi e gli uomini che erano saliti sulle alture poterono così tornare nella valle e portare aiuto ai compagni che vi combattevano. Ma nonostante l'intervento delle aquile, essi restavano ancora inferiori di numero. Ma all'ultima ora era apparso Beorn in persona. Nessuno sapeva come o da dove. Venne da solo e in forma d'orso, e nella sua furia pareva che fosse diventato grande come un gigante. Il rombo della sua voce era pari a quello di armi e tamburi. Egli spazzò via dalla sua strada lupi e orchi come fossero piume e pagliuzze. Nel libro quindi il vero Deus ex machina non sono le grandi aquile che liberano solo le montagne, ma è soprattutto Beorn. Infatti lui recupera Thorin ormai ferito e sconfigge pure Bolg. Egli sbaragliò le guardie del corpo, afferrò Bolg e lo fece a pezzi. A questo punto gli orchi vanno nel panico e si disperdono per essere poi eliminati dai vincitori che li inseguono. I canti tramandarono che 3/4 dei guerrieri degli orchi del nord morirono in quel giorno e le montagne ebbero pace per molti anni. Certo non è un finale molto epico, ma Tolkien stesso lo sapeva, in parte è voluto. È una battaglia a cui Bilbo si vanterà per tutta la vita di aver partecipato, ma in realtà lui non ha fatto niente. E Tolkien sapeva anche che le aquile erano un deus ex machina, tanto che scriverà in una lettera che dopo lo Hobbit e il Signore degli Anelli non avrebbe voluto usarle più perché aveva raggiunto il limite assoluto della loro credibilità o utilità.
Ma adesso, dopo aver visto pregi e difetti delle due versioni, vi dico anche la mia versione della battaglia delle 5 armate, dove cercherò comunque di mantenere anche lo scopo del film, di renderla come una grande battaglia epica. Di base io avrei adattato molto più fedelmente il libro e stop, però scendiamo a compromessi tra la versione di Tolkien e la spettacolarità un po' forzata del film. Per gli eserciti in campo, proprio perché deve essere una grande battaglia, ci possono anche stare i numeri aumentati del film, non sono un gran problema. Certo, prima di tutto io avrei avuto un accorgimento estetico. Avrei fatto la battaglia più nel buio o di notte, dopo una tempesta come nei libri, insomma qualcosa di più simile all'estetica di Alan Lee e John Howe, che poi sono i disegnatori che hanno collaborato con lo stesso Peter Jackson. Non so se non l'hanno fatta di notte per non ripetere per esempio quella del fosso di Helm, ma non è comunque una grande idea. Infatti non mi è mai piaciuto molto che sia in pieno giorno con quella luminescenza costante che avvolge ogni scena e che dà un senso di finto. Metterei sempre 9 fasi per fare comunque una battaglia corposa, come se ci avessi comunque dovuto riempire un bel pezzo di film. Ma cercherò di non riempirla pure io di troppi filler inutili. Nella mia prima fase gli elfi e gli uomini decidono di interrompere un potenziale assedio di Erebor quando arrivano gli avvertimenti di Gandalf sull'esercito da Dol Guldur e provano invece a fortificare Dale, un'idea realistica e sensata. Lo fanno alla buona in poco tempo, ma con lo scopo di usarla come prima difesa contro gli orchi. Magari gli elfi lo fanno anche contro voglia e mandano una delegazione a trattare con Thorin. Poteva andarci Thranduil stesso dicendo a Gandalf che se Thorin non fosse sceso a patti lui si sarebbe ritirato. Mentre gli uomini e alcuni elfi che hanno ascoltato Gandalf come nel libro andavano a Dale, Thranduil avrebbe capito che Thorin non era intenzionato a trattare vedendo proprio arrivare l'esercito di Dain con i suoi nani. Questa parte ci vuole se volevamo far vedere a tutti i costi un piccolo scontro tra elfi e nani. Per me si poteva anche evitare, però ok, lo capisco nella narrazione del film. Invece di usare frecce rotanti e mirabolanti, qui la tensione sarebbe stata alzata dal fatto che gli elfi sono in difficoltà. Infatti sono una piccola delegazione, i nani li avrebbero circondati con i loro arieti. Gli elfi sarebbero stati accerchiati mentre provavano a mantenere una formazione, insomma tutti avremmo pensato adesso i nani massacrano il re degli elfi. E sappiamo bene che punto di rottura sarebbe stato visto che i due popoli già si odiano. A questo punto sarebbe arrivata una grande oscurità, si sarebbero sentiti i corni degli orchi e un esercito sarebbe emerso. Ovviamente niente vermoni che sono inutili, l'esercito ha usato gallerie sotterranee o ha viaggiato nel buio per arrivare di sorpresa. Ma comunque Gandalf nella mia versione sta già preparando delle difese, quindi non è che nessuno sapesse niente degli orchi. A questo punto forse proprio Gandalf sarebbe arrivato di corsa a cavallo nella valle a dire ai nani di fermare quell'inutile massacro. Il vero nemico non sono gli elfi ma sono gli orchi. Thranduil e Dain ci ragionano un po' e si lanciano dei segni di sfida ma fanno la scelta giusta di affrontare il nemico comune. Qui abbiamo conservato un po' di tensione e un inizio di battaglia tra elfi e nani, ma non è successo niente di incredibile, e elfi e nani non si sono alleati di colpo senza mantenere una certa diffidenza. I nani di Dain andrebbero a bloccare l'imboccatura della valle, mentre Thranduil e Gandalf tornano verso Dale. Così creano veramente un unico fronte compatto contro l'avanzata degli orchi. Praticamente conserviamo un po' l'idea di Tolkien dell'avanguardia a valle e conserviamo anche l'idea di Jackson di fare la battaglia sia sulla valle sia a Dale. Il comandante degli orchi, e ce ne basta uno, Azog o Bolg come preferite, deve veramente coordinare due attacchi diversi perché sono i nemici che l'hanno messo in questa posizione. Deve coordinare l'attacco verso Dale e quello contro i nani. Allora teniamo anche l'idea dei segnali, che qui ha pure un po' più di utilità, però noi li facciamo con delle belle bandiere rosso sangue. Immaginatevi che scena con Bolg che osserva le manovre nemiche e risponde con le sue facendo alzare delle precise bandiere. Importante, qui avrei fatto vedere una scena ambientata totalmente da un'altra parte sulle montagne intorno a Erebor.
Un misterioso personaggio si sarebbe trovato a avanzare non visto da dei piccoli contingenti di orchi che pattugliavano la zona. Inizialmente le forze degli orchi, anche in questa mia versione, sembrano prese alla sprovvista dalla strategia di Gandalf come nel libro, e possiamo vedere degli arcieri elfici dalle mura di Dale che attaccano gli orchi. Ma ben presto Bolg dà un comando con le sue bandiere e compare un intero altro esercito che è la Quinta Armata e che comincia a scendere dalle montagne. In questo punto sarebbe stata una scena forte che replica anche l'idea del libro che dopo un iniziale illusorio vantaggio arrivano tanti più orchi e i nostri sono sopraffatti. Adesso gli orchi si preparano a attaccare Dale e intanto il loro secondo esercito prova a girare di lato la schiera dei nani usando le montagne. Arrivano anche macchine d'assedio e vanno bene anche i trabucchi sulla schiena o il troll che sfonda il muro con la testa. Nani, elfi e uomini che pensavano di aver vinto invece si vedono una situazione ribaltata. Qui gli orchi possono entrare a Dale e abbiamo le scene con Bard, Thranduil e i loro uomini che comunque ne escono in inferiorità numerica e sconfitti. Se vogliamo rappresentano un po' anche l'avanguardia eroica della versione di Tolkien. Presto la formazione dei nani sarebbe stata spezzata dal lato mentre Dale sarebbe caduta. A questo punto sia Dain che i comandanti di Dale avrebbero chiamato la ritirata verso Erebor, l'ultimo punto sicuro. Immaginate la tragedia con pochi guerrieri che tentano di fermare gli orchi mentre molti altri vanno verso la montagna. Qui aprire le porte di Erebor sarebbe anche utile per dare una difesa a tutti, quindi Thorin ne uscirebbe ancora di più come un egoista che sta per far morire i suoi alleati pur di non aprire le porte. Nel momento di massima tensione avremmo anche potuto far colpire Bilbo in testa, mentre nel film di Jackson questo avvenimento è molto più blando. Sempre in questo momento di grande tensione avremmo scoperto che quella figura misteriosa che tentava di raggiungere la valle era Beorn, il mutapelle. In tutta la trilogia avrebbe dovuto avere più spazio come personaggio e io glielo avrei dato. Comunque qui sarebbe stato indispensabile che noi spettatori capissimo che il suo viaggio era importante, infatti magari avrebbe ucciso direttamente degli orchi e sarebbe arrivato in questo punto a vedere finalmente la montagna solitaria. Nella fase successiva torniamo sul campo dove ormai i superstiti si sono schierati tra i due speroni di Erebor, come succede anche alla fine della battaglia nel film. Nella disperazione elfi, nani e uomini avrebbero potuto collaborare molto di più e poteva esserci il tiro degli arcieri elfici da dietro un muro di scudi dei nani, mentre l'esercito di orchi arrivava. Vedendo questa situazione terribile, Thorin sarebbe tornato in sé e avrebbe fatto la sua famosa sortita. Lui sarebbe uscito comunque in armatura, con i suoi compagni sempre in armatura, a guidare una disperata carica per provare a uccidere il comandante Bolg. Così tutto ha più senso e mi sembra anche meno lento a immaginarmelo del finale del film in cui prima Thorin deve arrivare a Colle Corvo e poi fare tutto il nascondino per trovare Azog. Adesso finalmente ci sarebbe stata pure la bella mischia che Peter Jackson e il pubblico non possono fare a meno di vedere. Thorin e i suoi avrebbero affrontato le guardie del corpo di Bolg che avrei realizzato con una loro estetica originale ben riconoscibile. Infatti gli orchi berserker del film sono molto blandi. Queste guardie del corpo avrebbero potuto essere degli orchi d'élite molto amati dal pubblico e sono un'altra piccola occasione sprecata della versione del film, anche perché Tolkien gli dà una certa importanza e non capita spesso per un corpo militare specifico di orchi. Qui lo scontro poteva essere anche lungo, magari non come nei film, e alla fine Thorin, Fili e Kili sarebbero morti contro Bolg e le sue guardie del corpo. E c'era tutto il modo di presentarli ancora di più come grandi eroi, magari mentre altri compagni o donne e bambini fuggivano al riparo verso Erebor, salvati proprio dal loro eroico sacrificio. Eppure qui la tensione è altissima e sembra che tutto sia perduto. Magari Bilbo si poteva risvegliare proprio in questo momento, lontano da Thorin, e poteva provare a raggiungerlo, ma avrebbe solo fatto in tempo a vederlo morire. Ma subito dopo avrebbe visto un puntino in lontananza nel cielo. Erano le grandi aquile. Mentre anche gli orchi alzavano lo sguardo al cielo per osservare le aquile, sarebbe comparso pure Beorn.
Nel film di Jackson sarebbe stato incluso in ulteriori scene action più lunghe nella battaglia finale, ma sono state tagliate. Da quello che se ne sa non è che sembrino così imperdibili. Qui invece avrebbe dovuto essere molto più grande e imponente, da sovrastare completamente gli orchi, molto più grande che nel film. Un'immagine spaventosa e memorabile, curatissimo nel design e nei movimenti. Insomma, un personaggio che andava studiato fin dall'inizio per essere imponente nel punto finale dell'ultima battaglia. E avrebbe affrontato lui, Bolg e le sue guardie per uno scontro decisivo, magari immerso ormai nella valle incendiata. Così abbiamo conservato anche il doppio Deus Ex Machina di Tolkien e abbiamo visto però lo scontro tra Beorn, Bolg e le sue guardie del corpo, che io sinceramente avrei proprio voluto vedere. E con questo finisce anche il mio video. Scrivetemi nei commenti la vostra versione della battaglia delle 5 armate o che ne pensate di quella che ho proposto io. E se avete apprezzato il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale, così saprò che vi piace il tipo di video e ne farò altri simili, e voi non ve li perderete. A presto!